Nah. Come mi trovi? Bene, come mi trovo? Ti trovo bene, come? Sì, lo so, sono molto sexy. Sì, io non l'ho voluto dire prima, però è vero proprio, devo dire. Benvenuti nella soffitta di Pippo, mettetevi comodi, qui celebriamo il cinema, le dive e i ricordi più belli e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale. Oggi apriamo una porta che negli anni '80 faceva sorridere, incuriosire e alzare più di un sopracciglio. La puntata di oggi è dedicata a Doppio Misto, film per la televisione del 1985 diretto da Sergio Martino. Una commedia costruita su un meccanismo semplice e irresistibile. Lo scambio di coppie che per una serie infinita di coincidenze e inconvenienti non si concretizza mai. Al centro della storia troviamo Andrea e Virginia e Gianni e Tini. Andrea è il volto di Andrea Roncato. Virginia è interpretata dalla compianta Moana Pozzi. Pare tu, non ci pensare più, va bene? Bene, sistema tutto per l'ora di pranzo, da meno sospetti. Va bene, sì, va bene. Tini è la splendida Tini Cansino. Gianni è Gianni Ciardo. E come elemento di disturbo jolly imprevedibile troviamo Gigi, interpretato da Gigi Sammarchi. La trama parte da una situazione quotidiana, la ricerca di una casa, un appartamento da visitare, un'occasione immobiliare, ma come spesso accade nelle commedie di Martino, la normalità è solo la miccia. Andrea si reca a visionare un appartamento gestito dal cugino Gigi e lì incontra, per puro caso, una vecchia compagna di liceo, Tini, un tempo soprannominata con poco garbo dai compagni di scuola, oggi trasformata in una donna dalla presenza magnetica. Sì? Il destino ha deciso, il peccato s'aspetta domani alle 3. Cretino! Vuoi fare le 4? Oh, ma non sei il bimbo che abita nel palazzo qui di fronte? Ma no, sono Andrea. Ma quale Andrea? Io non conosco nessun Andrea. L'antica attrazione si riaccende in un attimo. Uno sguardo, un sorriso, una memoria che torna a vibrare. Contemporaneamente, Gianni incontra Virginia nello stesso appartamento. Anche qui, la casualità accende una complicità inattesa. Senta? Quanto vuole per lasciar perdere? Celletti! Gianni Celletti! Sì, sono io. Ma come, non ti ricordi il Manara? Dai, ti sei dimenticato il primo amore. Virginia Cosciaresta! Virginia non è ingenua, non è distratta. È una donna consapevole del proprio fascino, elegante, sicura, capace di giocare con le dinamiche senza mai perdere il controllo. E da qui parte il vero doppio misto. Il tennis è solo un pretesto narrativo. La partita vera si gioca tra corridoi, camere da letto, porte che si aprono e si chiudono. Il film diventa un perfetto meccanismo vaudevilliano. Uomini che entrano mentre altri escono, mogli che si nascondono, mariti che sfiorano l'incontro proibito senza mai riuscire ad afferrarlo. Un sabato e domenica tutto per noi. Mi sento già tutta un bolore. Devi vedere come friggo io. Andrea tenta la scappatella con Tini. Tini, civettuola e determinata, non è affatto contraria. Gianni prova a sedurre Virginia. Virginia osserva, misura, lascia che il gioco si sviluppi. Ma ogni volta che qualcosa sta per accadere, arriva un ostacolo. Un campanello che suona, una chiave che gira nella serratura, un rumore sospetto. Una coincidenza che blocca tutto. Senti, e tu che scusa hai trovato? Che una mia vecchia domestica non si sentiva bene e si teme che sia lebbra. La lebbra? Ma è pericoloso, scusa, com'è? Ma no, è per finta. Così ci siamo messe d'accordo con un gruppo di amiche per accudirla e domani tocca a me. Però è una bella idea, veramente. Come fa? E tu? Io non ho trovato niente ancora, fino a stasera però una soluzione la trovo, sicuro c'è. Aspetta, che mi pare che sta venendo. Aspetta. Il film costruisce così una tensione continua, basata sul quasi. È una danza di tentazioni sospese. E in questa danza, le protagoniste femminili sono il vero centro magnetico. Moana Pozzi regala a Virginia una sensualità elegante, mai eccessiva. È una delle sue rare interpretazioni di rilievo in un film non destinato al circuito per adulti e si percepisce una volontà di costruire un personaggio vero. Virginia è lucida, ironica, padrona della situazione. Quando entra in scena, la temperatura cambia, anche semplicemente attraversando una stanza. Così la mattina dopo sono andata a vedere se si riusciva a fare ancora qualcosa. E quando sono entrata, però, ho visto che c'era già qualcuno.
Probabilmente la persona che aveva già affittato l'appartamento, il rivale. Tini Cansino porta invece una sensualità più solare, più istintiva. Il suo personaggio vive di sguardi maliziosi, di quell'accento volutamente esotico che aggiunge un tocco di colore. È giocosa, provocatoria, desiderosa di sentirsi desiderata. E il suo corpo, messo in risalto da abiti leggeri e situazioni ambigue, diventa parte integrante del ritmo comico. Io invece ci sarei stata. Andrea mi è sempre piaciuta. Fin dai tempi che andavo a scuola me lo sognavo anche di notte. Ma poi ho incontrato l'uomo del mio destino, Gianni. Solamente che con la crisi degli alloggi viviamo in un residence. È il nostro piccolo nido d'amore. Va detto, il film ammicca, ma resta dentro i limiti della televisione commerciale dell'epoca. Nessun nudo integrale, nessuna esplicitazione. È un erotismo suggerito, calibrato per il pubblico Fininvest. E proprio questa misura rende tutto più intrigante. Curioso anche il contesto produttivo. È uno degli ultimi lavori della coppia Sammarchi-Roncato in un momento in cui il baricentro comico si era già spostato su Andrea. Gigi qui ha un ruolo più marginale, ma paradossalmente sarà proprio lui, nel caos generale, a risultare il più fortunato nella partita sentimentale. Senti, è arrivato il colonnello, se ci sente qua è la fine del mondo, siamo rovinati! Brutto ruffiano! Oh, io non so! Avevi dato le chiavi a tutti, eh? No, io ho dato da me, La sceneggiatura non è sofisticata. Molte gag sembrano lasciate all'improvvisazione. Andrea è meno brillante rispetto ad altre prove. Gianni Ciardo resta professionale ma non esplosivo. Ma il cuore del film non è la battuta memorabile, è il meccanismo, è il continuo rinvio. Personalmente, trovo che Doppio Misto funzioni proprio per questo equilibrio tra leggerezza e malizia. Non pretende di essere un capolavoro. È una fotografia precisa di un'epoca in cui la televisione giocava con la seduzione in modo più allusivo che esplicito. E soprattutto è un piccolo tassello interessante nella carriera di Moana Pozzi, che qui dimostra presenza scenica e controllo, e di Tini Cansino, che conferma il suo carisma televisivo. Rivederlo oggi significa riscoprire un tempo in cui la sensualità passava dagli sguardi, dai silenzi, dai corridoi percorsi in punta di piedi. E adesso lo chiedo a voi. Tra la raffinatezza magnetica di Virginia e l'energia provocatoria di Tini, quale vi conquista di più? Se vi è piaciuto, mettete like e iscrivetevi al canale e ditemi nei commenti chi volete vedere nella prossima puntata. Qui le storie non finiscono mai.